Buongiorno a tutti, io sono Isabella Potì e sono head chef del ristorante Bros a Lecce. Io sono Floriano Pellegrino e sono lo chef del ristorante Bros di Lecce. Dal 2016 lavoriamo insieme sul progetto Bros, dove facciamo prevalentemente cucina di ricerca. Quello che abbiamo sempre cercato di fare è quello di portare avanti il nostro background gustativo salentino e di andare un po' a riscoprire quelli che sono i gusti anche un po' spiacevoli della nostra terra. Quindi il gusto rancido, l'amaro, l'acido, e sempre ricollegandoli ai diversi periodi dell'anno in cui questi sapori vengono ritrovati nelle case salentine. Ovviamente oltre ad essere salentini, pugliesi, noi siamo soprattutto italiani. Quindi oggi abbiamo colto con molta felicità l'invito di Italia Squisita di lavorare su un dolce iconico della cucina italiana nel mondo. Che poi è anche il mio dolce preferito. Esatto. E parliamo del tiramisù. Quindi lo vedremo in due versioni. La prima, che è quella tradizionale, e come lo abbiamo visto noi nella sua versione più contemporanea. L'unica cosa che abbiamo aggiunto, a differenza della ricetta tradizionale, è una punta di acidità che viene data dall'aceto balsamico di Modena IGP. Ora vi racconto nel dettaglio come procediamo con il tiramisù. Quindi il tiramisù è un dolce che si compone di più elementi e in primis inizieremo con il mascarpone. Iniziamo con il mascarpone perché lo faremo da zero. Si inizia con la panna, dell'ottima panna, si acidifica con del succo di limone o semplicemente con acido citrico, portandola a circa 80 gradi. Dopodiché si lascia una notte, fino anche alle 24 ore, in frigo. Si mette a colare con un telo e quindi quello che rimarrà nel telo sarà la parte grassa, sarà il formaggio mascarpone, e tutto il siero invece cola giù. Questo è il mascarpone artigianale ed è una preparazione in realtà molto semplice e si può anche ovviamente modificare, quindi nelle consistenze e nelle acidità. Il secondo elemento è sicuramente il savoiardo. Ovviamente se ne possono trovare di ottima qualità in commercio, anche di ottimi artigianali da biscottifici, ma in questo caso noi entriamo nella tecnica e quindi vi facciamo vedere effettivamente come farlo. Si basa su due composti areati, quindi su due composti montati che sono con albume e zucchero e tuorlo e zucchero. Monto gli albumi e appena sono belli bianchi aggiungo lo zucchero. Sì, la pioggia. La cosa più importante in questo caso, quindi quando montiamo i tuorli, non è avere una tempistica, ma vedere la consistenza, quindi avere il punto. Quindi devono essere belli spumosi e non dobbiamo vedere più lo zucchero. Quindi si montano entrambi i composti, i quali poi vengono uniti e vengono uniti alternandoli con farina e fecola. Quindi un primissimo passaggio con l'albume, dal basso verso l'alto, sempre. Ora iniziamo ad aggiungere le polveri e non le aggiungiamo tutte insieme, ma andiamo un terzo alla volta. Questo è un passaggio molto importante per mantenere la struttura del savoiardo e quindi per mantenere il composto sodo e avere un savoiardo alto. Qui ovviamente il rischio qual è? È che si smonti il composto, quindi dobbiamo fare attenzione che l'albume non stracci e dobbiamo fare attenzione quando aggiungiamo le farine, le fecole, che non si creino grumi e che non vada a smontare, quindi andando troppo veloce smonti il composto.
Questo è il composto finito, molto sodo, ma veramente tanto spumoso. Lo mettiamo in sacca poche, utilizziamo un beccuccio da 14 e ora andiamo a formare i savoiardi sulla teglia. Cosa molto importante sarà poi la stesura. Il savoiardo classico è lungo 10 cm e per lasciarlo ancora più alto è importante dare una leggerissima spolverata di zucchero semolato e di zucchero a velo. Questo permette di creare una patina superiore e quindi far alzare un po' di più il savoiardo. Intrappolando l'umidità dentro. Esatto, intrappolando l'umidità dentro. E ora, dopo aver messo lo zucchero e lo zucchero a velo, li andiamo ad infornare a 200 gradi per circa 10-12 minuti. Quello che otterremo sarà un savoiardo bello alto. Dopodiché si passa alla crema effettiva del tiramisù, quindi la crema con tuorli e mascarpone. Noi montiamo i tuorli con lo zucchero fino ad averli veramente spumosi e li cuociamo al bagnomaria. Quindi in maniera molto delicata pastorizziamo i tuorli. Ci siamo ora con la cottura dei tuorli, sono ben montati, lo zucchero si è sciolto e sono arrivati a circa 65 gradi. Trasferiamo in planetaria e passiamo al mascarpone. Importantissimo, prima di aggiungere il mascarpone, continuare a montare leggermente i tuorli in planetaria. Questo per raffreddare leggermente il tuorlo ed evitare che il mascarpone si sciolga all'interno del composto. Una volta arrivati a questo punto si monta con il mascarpone fino ad ottenere un composto bello cremoso, quindi che sia comunque molto sodo. Questa è una cosa importantissima per la struttura dell'intero tiramisù. Ed un errore che fanno in tanti appunto è non dare una struttura importante al mascarpone con i tuorli. Il prossimo passaggio è quello del caffè, cosa che può sembrare anche banale, invece è molto importante pensare al caffè, quindi utilizziamo un caffè tostato, più amaro che acido. Lavorando sul tiramisù ci siamo resi conto che nella ricetta tradizionale l'equilibrio veniva dato dal caffè amaro. Sì, perché altrimenti si inizia ad avere un tiramisù molto omogeneo nei gusti e quindi troppo dolce il savoiardo, troppo dolce la crema, diventa un dolce piatto. Risulterebbe troppo piatto. Esattamente, quindi caffè rigorosamente amaro. Lo lasciamo raffreddare e poi andiamo a montare il tiramisù. Quindi io procedo con i savoiardi, ma avendo questa forma che diciamo non mi permette di coprire tutta la superficie del mio cerchio, vado a copparli prima di utilizzarli. Quindi nella fase di montaggio quello che faremo poi sarà fare un leggerissimo strato di crema di mascarpone. Adagiare poi tutti nello stesso verso i savoiardi E accavallati uno all'altro leggermente, questo per dare struttura. Quello che facciamo ora è bagnare il savoiardo. Utilizziamo il pennello solo per avere un po' più di controllo, proprio per la questione del non bagnare eccessivamente il savoiardo. A posto, secondo me ci siamo. Quindi si continua con un ulteriore strato di crema, questa volta abbondante, quindi questa sarà metà della crema al mascarpone. Si
fa un ulteriore strato di savoiardi e generalmente quello che faccio è cambiare il verso, quindi metterli in maniera perpendicolare, Sempre per la famosa struttura. sempre per la famosa struttura. Andiamo con l'ultimo caffè, finiamo con la restante crema, quindi mettiamo tutta la crema divisa a metà. L'ultimissimo step è la spolverata di cacao, rigorosamente amaro. O si mette prima e si mette poi a riposare, o si spolvera al finale e lì molte volte succede che qualcuno si strozza. Noi preferiamo farlo prima e quindi il mascarpone, la crema assorbe il cioccolato e si forma una patina molto interessante. Lo mettiamo in frigo, deve rassettare almeno 8 ore, questo per permettere al savoiardo di rubare tutta l'acqua, tutta l'umidità che viene dalla crema. Per quello è anche importante che non sia troppo inzuppato di caffè. Quindi ora, dopo una notte passata in frigo, procediamo col sformare il nostro tiramisù classico. Scaldiamo un po' la forma. La cosa che a me affascina per esempio del tiramisù, oltre alla sua semplicità, è proprio la struttura. Molte volte succede che non ha struttura e succede che non ha una forma regolare e soprattutto... Diciamo che gli ingredienti un po' si mischiano, si uniscono. Esatto, e non si riescono a sentire uno per uno. Cioè deve essere un insieme di ingredienti, ma soprattutto che ogni cucchiaiata sia perfetta. Quindi la consistenza cremosa della crema, la consistenza del biscotto savoiardo e anche in un certo senso quella del cacao, perché facendo quello che facciamo, quindi mettere il cacao prima, il primissimo strato diventa uno strato che è molto più sodo. Quello che dicevamo all'inizio, consistenze e tecnica nel fare i passaggi classici. Perché queste due cose, il risultato è questo. Farete un figurone. Abbiamo solamente messo del nostro riguardo agli ingredienti e ai processi. Invece per quanto riguarda la versione innovativa, abbiamo lavorato su texture, consistenze e tecniche. Quindi il savoiardo, da savoiardo normale, noi l'abbiamo fatto diventare una falsa meringa con caffè in polvere ed espresso in questo caso. Albumina in polvere, cremor tartaro e xantana. E quindi una struttura importante, forte, simile a una meringa vera e propria, ma senza zucchero, questo è super importante, e quindi a sapore caffè. Setacciamo. E lo andiamo a montare come se fossero albumi. E anche qui cerchiamo il punto, non andiamo tanto a tempistiche ma quanto al punto della montatura. Siamo pronti con la falsa meringa e questa è la consistenza, super soda e super soffice. Creato questo composto, lo stendiamo con l'aiuto di due bastoncini per dare regolarità.
E ora andremo a mettere in essiccatore la meringa per un giorno, circa 24 ore a 55 gradi. E questa è la meringa appena uscita dall'essiccatore, pronti per copparla. Questa è la nostra base, croccante di savoiardo. Croccante ma comunque super friabile, come veramente potrebbe essere una meringa. Ora continuiamo con il taglio della meringa. Vado a fare degli spicchi, 12 per ogni cerchio. Ora continuiamo con la parte principale, possiamo dire quindi la crema al mascarpone, che in questo caso è la nostra torta ghiacciata. Qui abbiamo la torta già congelata e l'abbiamo fatta come? Abbiamo fatto una spuma con una base di crema inglese, cioccolato bianco, mascarpone e dei gelificanti istantanei vegetali. Il procedimento per avere questa consistenza è quello di mettere il composto nel sifone, quindi diamo poi 2 cariche, e l'ultimo passaggio è quello di metterlo in gastrovac. Cosa fa il gastrovac? Praticamente un contenitore chiuso, come potrebbe essere un Tupperware, che esatto, ci permette di creare il sottovuoto, quindi noi tiriamo via l'aria e tirando via l'aria il composto cresce, il composto si alza e si blocca. Per mantenere quella forma, quella struttura, lo mettiamo subito in abbattitore, quindi questa è una cosa importantissima per mantenere la struttura che prende questa torta. Per la parte finale invece del cacao volevamo creare qualcosa di croccante, ma super croccante, extra croccante. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato su un ingrediente a cui noi siamo molto legati, che è l'ovulato. Quindi questo foglio che sembra quasi plastica, ma che in realtà è un amido, un foglio di amido. Viene dal Giappone, è praticamente lo stesso materiale che si usa per quelle pillole rivestite che poi si sciolgono. Quello che sta mettendo ora Floriano è un burro di cacao, perché questo è un materiale che si scioglie con l'acqua, quindi bisogna sempre spendellarlo con del grasso. Quindi quello che facciamo è fare una specie di millefoglie, alternando fogli di ovulato, burro di cacao e poi un composto di caramello in polvere e cacao. Ora quello che stiamo facendo è continuare gli strati fino a raggiungere 5 strati di ovulato e dopo lo andremo a mettere in salamandra. Vengono passati in salamandra e poi in forno e si crea una specie di millefoglie super croccante e amara. E questo di nuovo lo tagliamo a forma di spicchio di torta e funzionerà come tappo della fetta perfetta di tiramisù. Ora procediamo con il montaggio. Andremo a mettere la meringa di caffè. Ora continuiamo con la nostra torta ghiacciata di mascarpone e l'ovulato. L'ultimissimo elemento che è staccato dalla torta, diciamo che quindi noi serviremo al lato della torta, è l'aceto balsamico di Modena IGP. Abbiamo voluto aggiungere un'acidità acetica molto legato al nostro territorio, perché noi siamo abituati a delle acidità acetiche barricate, ambrate, caramellose. Quindi secondo noi l'aceto balsamico era perfetto per dare una spinta in più al tiramisù classico. Abbiamo pensato che la cosa migliore era stravolgerlo il meno possibile, quindi l'unica cosa che abbiamo fatto è modificare leggermente la sua consistenza, quindi abbiamo utilizzato una gelatina
per dare una consistenza molto leggera all'aceto balsamico di Modena, che poi verrà servito al lato della fetta di tiramisù. Consistenza con il savoiardo, la crema di mascarpone, il cacao croccante e poi per finire L'acidità. l'acidità con l'aceto balsamico IGP di Modena. Vi abbiamo fatto vedere le due versioni del tiramisù dei Bros, la versione tradizionale classica, la versione contemporanea avanguardia, come ci piace dire a noi. Spero che vi sia piaciuto, grazie Italia Squisita per averci dato la possibilità di lavorare su un dolce così iconico come il tiramisù. Niente, veniteci a trovare a Lecce, nel Salento, da Bros e Nedimo Acquai. Ciao a tutti!